Sono nel deserto più grande d'Europa. E vediamo se sopravviveremo con pochissima acqua nello zaino. Prepariamoci per questo matrimonio sardo. Il mio primo matrimonio in Sardegna. Tuo? No, il mio no. Sono molto curioso di scoprire cosa ci aspetterà. Sono le 8:40 e si deve ancora cenare. Abbiamo fatto un super aperitivo con tutti i suzuchini di vario genere, dal pesce, piatti tipici sardi, ai formaggi, ai salumi, tutto quanto. Hanno già messo la musica, quindi non so come andrà a finire. Allora interrompiamo qua la situazione. Stop. Stiamo facendo una brevissima siesta delle 13:52 che tra pochissimo ci addentreremo nel deserto più grande d'Europa e ci andremo ovviamente nell'orario più sconsigliato in assoluto, quindi tra le 14 e le 15 quando farà più caldo. Chissà cosa ci aspetterà, non ne ho proprio la più pallida idea e sono veramente molto ma molto curioso, anche se un po' preoccupato per il caldo. L'ulteriore sfida è farlo con una Fiat Punto del 2000 dotata di qualsiasi tipo di comfort, ovviamente 2 porte, quindi complica ulteriormente le cose. Ogni volta che bisogna prendere qualcosa dietro bisogna fare salti mortali. Per aprire il cofano ovviamente abbiamo una levetta per l'ernia assicurata. Paesaggio desertico nei colori, nella flora. E così a caso lungo la strada si trova anche una vecchia casa di reclusione, Isalinas. Subito smentito, casa di reclusione è ancora funzionante, attiva e ha 90 detenuti. Credo che siano sicurezza alta perché qui siamo proprio in mezzo al nulla e quindi è anche molto difficile evadere. Noi siamo esattamente qui, guardate cosa c'è alla nostra sinistra. Questo è tutto il deserto. E quella è una duna, alta dai 60 ai 100 metri, dove è cresciuta anche della vegetazione. Come si chiama la via che stiamo percorrendo? Via Bau. Sono nel deserto più grande d'Europa e oggi sarà una calda avventura. Let's go! C'è una distesa incredibile di sabbia e di dune. Andiamo a scoprire questo deserto e vediamo se sopravviveremo con pochissima acqua nello zaino. A terra ci sono tantissime orme e non sono solo di umani, piccole orme di volatili e poi ce n'è una lunga di una tartaruga o delle piccole tartarughe, chi lo sa, non me ne intendo. Sembra quasi l'orma di una biscia. Non so quanta sabbia porteremo a casa, è veramente incredibile. Distese interminabili di sabbia, con un po' di vegetazione qua e là. Questo è il deserto più grande d'Europa e le dune arrivano a 60 o anche 100 metri di altezza. Sono delle vere e proprie colline. Guarda, lì c'è anche un fiume. Qualcuno si è fermato con i fuoristrada e il fiume eccolo là, di colore rosso. Prima ho letto qualche informazione riguardo a questa zona e anche del fiume. Ha un colore rosso perché praticamente è una zona mineraria. Quindi c'erano molte miniere, l'acqua si colora di rosso a causa dei materiali che sono presenti in queste miniere dismesse. E queste sostanze rosse hanno anche delle proprietà nocive per l'ambiente, perché purtroppo queste miniere non sono ancora state bonificate. Comunque sembra proprio di stare in Africa, nel deserto del Sahara, però non siamo in Africa ed è questa la cosa bellissima. A terra troviamo della ramaglia, foglie secche e qui ci sono dei cespugli tipici delle zone aride. Qui ahimè ci sono anche dei resti purtroppo di rifiuti, bottiglie di plastica, un bidone di plastica. Ok, grazie. Non so se si vede ma la temperatura è croccante. Il sole è bello forte e qui sulla sabbia ovviamente semplifica tutto quanto. Ho fatto il roaming da solo, mi dà che sono in Algeria. Oredo, Algeria. Ma so appena detto ai nostri amici che non siamo in Africa. No, fidatevi, non siamo in Africa. Dopo vi dirò esattamente dove siamo. Come si chiama? La Cheffia. Mi sono messo l'outfit adeguato a questo ambiente, a questa situazione climatica e mi sta abbandonando in malo modo, quindi mi serve l'aiuto del pubblico. Ok, proseguiamo. Ora scendiamo un pochettino, andiamo a esplorare tutta la zona alla mia destra. Comunque camminare sulla sabbia in discesa dà una sensazione piacevole, è un po' in salita che è più faticoso. Spererei anche di trovare qualche animaletto, meglio non bisce. Sarebbe il top trovare qualche tartarughina, magari sotto quei cespugli, però sarà dura. E l'unica ombra presente in questo luogo è quella data dai cespugli. Qui troviamo anche dove hanno fatto del fuoco tempo fa, una bella grigliatina nel deserto e questa è una zona desertica molto particolare perché ha appunto questo fiume che sfocia direttamente nel mare. Qui c'è anche una vecchia costruzione in cemento, non so a cosa servisse onestamente. Cosa potrebbe essere? Sì, sembra quasi uno spartiacque tipo, tra fiume e mare, è in decadenza, quindi non ne ho proprio idea onestamente.
E guardate i colori di questo fiume, trovate delle pozzanghere azzurrine e poi, come potete vedere anche lì, dalla sabbia rossiccia ha proprio un colore verso il rosso, dei materiali con proprietà nocive sia per l'uomo, per i pesci, per tutto l'ecosistema. Sì, il fiume è secca, però quando piove molto viene giù molta più acqua, diventa più grande. Si vede proprio che arrivava fino a qui, ci sono anche resti tipo di sale, colore biancastro, e l'odore è abbastanza sgradevole. Guarda il colore, si vede che non è un colore naturale, cioè un azzurro quasi turchese e con ai lati delle linee rosse. Sembra un'acqua molto pulita ed esternamente verso la riva diventa più rossiccio. Infatti c'è anche un segnale che ci dice che appunto ci sono dei fanghi nocivi per la salute. Il fiume oggi termina prima di arrivare al mare, però appunto quando ci sono più precipitazioni diventa più grosso e sfocia direttamente sull'acqua di mare. Chiaramente non è una bella situazione perché porta con sé tutte queste sostanze che vanno direttamente sul mare. Ma io mi chiedo come mai qua mettano soltanto un cartello di pericolo, ma non, che so, una recinzione, perché un cane, un bambino, qualsiasi persona adesso che è estate potrebbe magari toccare, farci il bagno. Non so se è perché non c'è tantissima cura di queste zone o perché non vogliono creare allarmismi nelle persone. Sì, anche perché una persona non consapevole, che magari è la prima volta come noi che viene qui, dice mi bagno solamente i piedi in questa striscia d'acqua, però effettivamente ti bagni i piedi e dentro ci sono delle sostanze che non sono salutari per nulla, cioè anzi bisogna stare molto attenti. Vi ho detto che si trova in Europa, vi do un altro indizio, siamo in Italia. Appunto l'importanza naturalistica che ha questo posto, le dune sono diventate patrimonio dell'UNESCO e in questo luogo sono stati girati anche diversi film di Far West, perché come potete vedere anche alle mie spalle dove ci sono dei ruderi l'ambientazione è proprio adatta. Inoltre sono stati girati anche dei videoclip musicali. Queste probabilmente erano delle dimore oppure dei luoghi di ristoro per tutte le persone che lavoravano nelle miniere qui su. E veniva fatto tutto rigorosamente con rocce e pietre di diverso tipo. Guardate che figata, alle mie spalle ho il deserto, mentre di fronte a me ho il mare. E diventa una spiaggia veramente lunghissima che si estende per svariati chilometri. Paesaggio veramente assurdo e non ho mai visto nulla di questo genere, veramente. In Italia poi. Guardate che meraviglia queste onde. Questa è la spiaggia perfetta per fare surf, windsurf e anche immersioni perché a 200 metri dalla riva si trova anche un relitto di un'antica nave appunto sott'acqua. Detto ciò, qui ci troviamo in Italia, siamo nel deserto più grande d'Europa, le dune di Piscinas e siamo in Sardegna.